Bene, ci eravamo lasciati a questo punto con l'acquario, con lo iato quasi pronto. Siamo andati a prendere tutto quello che ci serviva. Naturalmente siamo andati alla mangrovia. Mario è stato gentilissimo perché ci ha aiutato a ideare il proseguimento di questo progetto. Naturalmente facciamo vedere le piante che abbiamo preso e tutto quello che ci occorre per poter realizzare questo piccolo acquario, trasformandolo come se fosse un piccolo fiume. Naturalmente abbiamo anche gli ospiti. Dobbiamo cambiare il filtro perché il filtro è un po' piccolino. Metteremo un filtro cascata grosso. La spugna, attenzione, la utilizzeremo così da avere più materiale biologico, praticamente un bel filtro grosso per un acquarietto così piccolo. Adesso ragazzi facciamo vedere cosa abbiamo preso. Allora, cominciamo col primo della bellissima Egeria densa e della Sagittaria. L'Egeria densa la mettiamo nell'acquario dei Macropodus e la Sagittaria nel nostro nuovo acquarietto. Oppure mettiamo tutti insieme nello stesso acquario. Boh, vediamo. Poi abbiamo deciso di prendere anche il Micranthemum SP Monte Carlo. Come vedete, molto bello. Cerchiamo di creare un piccolo praticello. Qua addirittura ci sono anche le caratteristiche dell'acqua che bisogna avere. Ottimo, anzi è una crescita anche molto veloce, quindi top. Poi muschio, abbiamo preso anche il Taxiphyllum SP Spiky, così lo andiamo a mettere dove ci sono i sassi. Naturalmente, piccolo omaggio da parte di Mario, abbiamo 2 teste di mangimi della Blue Line, grazie mille Mario. La Blue Line Grade 35, sostituto dell'Artemia, ottimo per i nostri piccoli amici, consigliato anche dall'Associazione Italiana Betta. E naturalmente questi piccoli ospiti. Guardate che bellissima Egeria densa. La Sagittaria per il nostro piccolo progetto. Togliendo via si è già staccato praticamente da solo. Naturalmente questa qua dovete essere molto delicati perché prima che strappate le radici piano pianino, qualcuna se ne è strappata, bisogna tirare via anche tutte queste qua, ma lo faremo con una piccola forchettina. Ok, armiamoci di vaschetta, stacchiamo il nostro aeratore, adesso vi facciamo vedere il filtro che devo mettere. Il filtro è questo bestione, adesso andremo a piazzare, vediamo un po', andremo a mettere naturalmente la nostra spugna qua dentro, anzi adesso andiamo a prendere un po' di materiale biologico così da mettere dentro qualcosa in più, sopra metteremo la spugna. Materiale biologico ne abbiamo un bel po', quindi adesso andiamo a recuperarlo, metteremo anche i batteri così avvieremo tutto più velocemente possibile. Andremo a mettere questo materiale biologico che sembrano dei cornflakes ma non lo sono nel nostro filtro. Vediamo un po', va. E i cornflakes messi nella propria ciotola. Adesso mettiamo la spugna per bloccarli e poi anche un po' di lana di perno per aiutarci a tenerlo pulito. Adesso andremo a sfruttare una di queste spugne. Vediamo cosa c'è qua. C'è questa maglia grossa che fa il caso nostro, un po' sporca però va bene, chi se ne frega. Allora, mettiamo qua e dai, poi la tappo in modo tale che non si spostano più di tanto. Andremo a mettere la vecchia spugna che c'era, che è piena di materiale biologico e quant'altro, almeno l'acquario non deve ricominciare da zero, ok? Bicchierino del ciupito, a sto giro forma di teschietto, andiamo a riempire il filtro. Tutto serve per poter far avviare il filtro, perché se no col piffero
che aspira l'acqua. Adesso dovremo vedere, dovremmo esserci, aspettiamo che vediamo un po'. Ok, sta già partendo. Ottimo. Naturalmente tira sul mondo, come potete vedere è bello forte. Adesso andremo a regolarlo un po'. Qua andremo a mettere la sagittaria. È un'operazione che dovete fare con molta calma e cautela, perché altrimenti le piante poi ritornano su come niente. Il risultato per ora è questo. Adesso andiamo a mettere le altre piante. Molto molto bello. Andiamo a mettere un ciuffettino di Egeria. Vediamo se riusciamo a piazzarla qua. Allora, perché abbiamo messo l'Egeria densa? L'Egeria densa è una pianta a crescita rapida, è davvero eccezionale e ci darà soprattutto una mano nell'assorbimento dei nutrienti in questa fase iniziale, perché giustamente smuovendo un po' il tutto, di conseguenza magari qualche inquinante, qualche sostanza organica possa causare problemi. Poi è ossigenante, quindi per ora lasciamo così. Tanto è una pianta che poi noi possiamo tranquillamente tagliare e ripiantare tutti gli altri acquari. Adesso vediamo se impiantare anche gli altri ciuffi, che in teoria spazio ce n'è. Vi facciamo vedere dove. Ecco, il posto in questione è questo. Volevamo piazzare qua in modo tale da creare una piccola giungla, così da creare un po' il tutto come si deve. Tanto poi la Sagittaria crescerà e occuperà tutto l'acquario, quindi ottimo. Ok, tutta la Egeria densa messa. Devo dirvi che il risultato mi piace. Adesso devo mettere le altre piante. Adesso andiamo a sistemare completamente il tutto. Un po' di sì, dovrebbe, infatti guardate, già si stacca abbastanza facilmente. Adesso andiamo a preparare i piccoli ciuffetti. Lo metteremo in modo tale. Ok, siamo riusciti a toglierla. Faccio ancora un po'. Anni fa avevo riprovato per la Monte Carlo, però non andò bene, anzi andò di schifo. Adesso andiamo a piantumare il tutto. Ok, adesso andiamo a piazzare il nostro Taxiphyllum. Io direi ascolta, usiamo le mani che facciamo prima. Dovevamo fare i fighi, usare la pinzetta, ma non fa per noi. Piazzerei qua, perché qua c'è uno spazietto. Ah, quanta acqua sta uscendo fuori. Adesso andiamo con la Monte Carlo, la piazzeremo da questa zona. Ok. Bene, abbiamo concluso con la piantumazione. Devo dirvi che il risultato non ci dispiace. Molto interessante. Molto carino, bello piantumato. Vediamo se mette a fuoco come si deve. Molto 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 bello. Che le piante prendano corpo e invadano tutto il nostro acquario. Con la Monte Carlo speriamo di riuscire a farcela. Ci abbiamo provato anni fa, ma con un risultato non molto bello. Adesso dobbiamo solo che aspettare. Vi presentiamo la new entry in casa Aquarium Oasis. Sono dei bellissimi Pseudomugil Pascal Red Neon. Non è un medicinale, anche se il nome può far pensare che sia una cosa del genere. Adesso andiamo ad acclimatarli. Ovviamente spegniamo la luce per non stressare ancora di più i nostri piccoli ospiti. Oh, mi si castra la pianta. Adesso li lasciamo qua.
ad acclimatare. Classica procedura, 20 minuti, poi andiamoli ad abituarli anche a livello di chimica, così i pesci non si stressano, e poi li rilasciamo completamente. Sono 2 maschi e una femmina. Al prossimo, appena ci sarà disponibile, andiamo a prendere anche un'altra femminuccia, così abbiamo 2 coppie e siamo tranquilli. Nel frattempo facciamo, anche per non sapere né leggere né scrivere, un piccolo test dell'acqua per vedere se tutto va come dovrebbe andare. Aspettiamo qualche minuto e vediamo un attimo come va. Allora, in realtà il reagente risponde abbastanza velocemente, cioè dicono di aspettare svariati minuti, ma se l'acqua è inquinata naturalmente si fa vedere nell'immediato. Adesso andiamo a vedere sotto la luce com'è il colore. Allora, vedendo il tutto sembra che sia sul giallo. Confrontiamo i colori. Sì, è uguale a questo qua, quindi abbiamo 0,0 mg litro. Che l'acqua è innocua, quindi praticamente gli NO2 sono a 0, quindi questo è un ottimo risultato. Adesso naturalmente i pesciolini andranno ad aumentare qualcosina, che tutto ciò servirà per il nutrimento delle piante, quindi ragazzi penso che a breve possiamo mettere i pesci. Stanno già facendo l'ambientamento chimico, eravamo sicuri, anche perché avevamo già usato acqua, filtro, tutto, solo il fondo che non era maturo, ma avevamo pensato da un attivatore batterico per il fondo, eravamo sicuri che sarebbe già stato a 0. Adesso vediamo un po' come va con i nostri pseudo Mugil spacchi Red Neon. E ragazzi, ci siamo, stiamo per mettere i nostri nuovi ospiti nella nuova vasca. No, stai giù, stai giù, stai giù, stai giù. Ok. Adesso accendiamo la luce ed eccoli qua i nostri pseudo Mugil, 2 maschi e una femmina. Adesso aspettiamo un attimino a farli ambientare. Adesso magari mettiamo un po' di acqua in più per poter dargli un po' più di superficie. Naturalmente questi pesciolini hanno bisogno anche un po' di acqua corrente, acqua molto ossigenata. Quindi ragazzi, adesso aspettiamo un po' qualcosa. Ma che belli che sono, spettacolari, favolosi, molto molto fighi. Mettere un altro po' d'acqua, naturalmente prendiamo l'acqua di un altro acquario. Allora, praticamente l'acqua che abbiamo usato è quello delle vecchie del Crosomus, che vedete lì dietro. Adesso andiamo a recuperare un po' da lì, tanto hanno la stessa temperatura, sì, praticamente. Almeno gli diamo un pochino d'acqua in più a questi pesciolini, tanto non saltano, che quindi possiamo anche riempirlo quasi fino all'orlo. Adesso sto pensando se mettergli magari una pianta galleggiante, giusto per... ma non credo, tanto le piante dovrebbero fare il loro. Ora sono passate all'incirca 2 settimane dall'avvio del nostro acquario. Come potete vedere, l'Egeria densa sia il Taxiphyllum stanno crescendo in modo molto rapido, solo la Monte Carlo ne soffre un po'. Naturalmente per ora va già tutto secondo i nostri piani, anche se c'è da dire che uno dei 2 maschi purtroppo l'altro giorno l'abbiamo trovato sopra il coperchio, bello arrostito dalla luce del LED, è saltato da un piccolo buco che c'era dal coperchio e purtroppo non ci abbiamo fatto caso. Adesso abbiamo coperto tutto quanto la superficie, è rimasto il maschio e la femmina. Naturalmente il maschio rimanente continua a stressare la femmina, ma con le piante che sono cresciute la femmina trova riparo ogni 3x2 anche sotto i sassi. Quindi per ora ragazzi è già tutto come si deve. Quindi per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto cliccate mi piace, seguiteci, iscrivetevi. A voi non costa nulla, ma a noi aiuta tantissimo a crescere come pagina e a portare nuovi contenuti. Quindi ragazzi, al prossimo video, ciao!